Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come vi avevamo anticipato, oggi siamo a Singapore, prima tappa del nostro viaggio in Asia. Non vediamo l'ora di portarvi con noi in questa città super verde e futuristica. Esploreremo Singapore per i prossimi 3 giorni, ma non sarà la nostra destinazione finale. Guardate fino alla fine del video per scoprire dove andremo. Come al solito, se volete supportarci, iscrivetevi al canale. Ora partiamo! Dopo aver programmato nei minimi dettagli questo viaggio e averlo sognato per mesi, finalmente il 17 gennaio è arrivato. Partiamo da Malpensa alla volta di Singapore, con il volo diretto più lungo che abbiamo mai preso, 12 ore. L'aereo di Singapore Airlines è davvero molto confortevole e nuovo, non si mangia nemmeno così male, e anche se abbiamo dormito poco, le 12 ore non sono state poi così pesanti. Atterriamo alle 7:30 del mattino e il caldo umido a cui non eravamo più abituati ci dà da subito il benvenuto. Lasciamo i nostri zaini in hotel e in attesa di poter fare il check-in iniziamo a esplorare Singapore, questa isola città-stato a sud della Malesia. Girare in città è davvero semplicissimo, grazie alle molte linee della metro MRT che arriva praticamente ovunque. Per pagare il biglietto potete utilizzare una carta di credito contactless direttamente al tornello, oppure acquistare la carta ricaricabile Nets in qualsiasi 7-Eleven se volete risparmiare qualcosina sulle commissioni. Controllate le macchinette in ogni stazione metro quanto state spendendo. In generale in città potete anche non prelevare, le carte sono davvero accettate ovunque. La nostra prima tappa è il quartiere di Downtown Core. La splendida e coloratissima ex stazione di polizia di Old Hill è uno dei primi posti che vediamo. Con le sue 927 finestre dipinte con i colori dell'arcobaleno è davvero bella. Passiamo davanti alla Corte Suprema, al vecchio municipio e al Victoria Theatre, uno degli esempi più belli di architettura del periodo coloniale in città. Singapore è stata colonia britannica per 144 anni, per poi conquistare finalmente l'indipendenza nel 1965. Iniziamo a scorgere da qui la zona dei grattacieli davanti a noi. Passeggiamo lungo la sponda del Singapore River, dove ci sono un sacco di sculture, fino al Cavenagh Bridge, il ponte più antico della città. Da qui, passando accanto al gigantesco Fullerton Hotel, arriviamo al Merlion Park, dove si trova la scultura del Merlion, un ibrido mezzo leone e mezzo pesce, simbolo di Singapore. In questo famoso punto panoramico si ha una visuale stupenda sul Marina Bay Sands, hotel e centro commerciale immenso con il suo museo dell'arte e della scienza. Percorriamo il Jubilee Bridge e ci incamminiamo in direzione del nostro hotel. È ora di fare il check-in e di riposarci un pochino. Usciamo la sera per cena, quando ormai è già buio, e andiamo a Boat Quay, via piena di ristoranti in cui è possibile scegliere tra tantissimi tipi di cucina. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Con il buio la città diventa ancora più bella e ha un fascino davvero particolare. A Boat Quay le luci dei grattacieli della zona finanziaria si specchiano nelle acque del fiume e contrastano con le case più basse tradizionali della via dei locali. Facciamo anche un giro a Chinatown, dato che si trova vicino al nostro hotel. Le vie sono tutte illuminate dalle bellissime decorazioni per l'imminente Capodanno lunare che quest'anno cade il 22 gennaio. Qui a Chinatown si trova il tempio della reliquia del dente di Buddha. È davvero uno spettacolo incredibile, è forse il primo esempio di architettura cinese buddista che vediamo nella nostra vita e ci piace moltissimo. Non vediamo l'ora di tornarci domani per poterlo visitare anche all'interno. Questa mattina prendiamo la metro per iniziare a scoprire i vari quartieri della città. Anche se la grande maggioranza degli abitanti è di origine cinese, la multiculturalità di Singapore è innegabile. Scendiamo alla fermata Bugis e ci troviamo subito immersi in una nuova zona, diversa da quelle viste finora. È come se quest'isola fosse composta da tante anime diverse, tutte ben amalgamate, ma che ti danno l'impressione di essere teletrasportato da un posto ad un altro. Siamo in Kampong Glam, il quartiere malese e musulmano di Singapore. La sua via principale, Arab Street, è un susseguirsi di case colorate e boutique di moda e stoffe. Oltrepassato un arco, ci troviamo di fronte all'incredibile moschea del sultano, con le sue cupole dorate alla 1001 notte.
Questa mattina siamo venuti a visitare la zona di Arab Street e la Mosca del Sultano qua alle mie spalle e fa già un caldo incredibile anche se sono le 10 del mattino. Non eravamo più abituati a questo caldo. L'ingresso alla moschea è gratuito e non perdiamo l'occasione di visitarla anche all'interno. È bellissima e con decorazioni particolari. I lampadari sono una di queste. Proprio qui vicino si trova la stretta Haji Lane, una via super colorata e piena di murales e piccoli locali indipendenti. Di giorno è quasi tutto chiuso, ma la sera è un punto perfetto per fare un aperitivo. Camminiamo poi per qualche chilometro e veniamo catapultati in una nuova realtà. I profumi cambiano, sentiamo il cumino e altre spezie nell'aria e le musiche che provengono dai negozi sono quelle di Bollywood. Siamo arrivati in Little India. Una delle prime cose che incontriamo sul nostro cammino è la coloratissima villa di Tanti Anya, ultimo esempio di una storica villa di un imprenditore del 1900. Tutte le altre ville della zona sono state purtroppo demolite per fare spazio ai moderni esercizi commerciali che vediamo ora. Andiamo poi al tempio di Sri Veeramakaliamman, scusate la pronuncia. Anche questo ad ingresso gratuito. Ricordatevi di togliere sempre le scarpe per entrare. Splendido esempio di tempio induista dedicato alla dea Kali, è uno dei più antichi di Singapore ed è da sempre il centro culturale della comunità indù della città. Anche le vie di Little India sono tutte decorate per Pongal, un festival tamil che si svolge ogni anno nei giorni del solstizio d'inverno, per ringraziare il sole e madre natura per il raccolto. Dopo questa splendida mattinata riprendiamo la metro. È ora di scoprire la cultura cinese a Chinatown. Ci colpisce subito la grande vitalità di questo quartiere. Ci sono così tante persone che passeggiano per le sue vie, bancarelle ovunque, mercati coperti e negozi che vendono oggettistica per festeggiare il Capodanno. Secondo il calendario cinese quest'anno sarà l'anno del coniglio. Stupenda anche la street art che racconta la vita quotidiana del quartiere. Mentre esploriamo la zona inizia ad annuvolarsi un po'. Il tempo qui a Singapore può cambiare velocemente ed essere un po' imprevedibile. Arriviamo fino al tempio della reliquia del dente di Buddha, che avevamo già ammirato in tutta la sua bellezza ieri. Ora però è aperto e possiamo visitarlo. All'interno è davvero meraviglioso. Ci sono centinaia di piccole sculture raffiguranti il Buddha su tutte le pareti e alcune statue più grandi che rappresentano i guardiani dei segni zodiacali. Troviamo quelli della tigre e del dragone, i nostri due segni. Si respira pace e serenità mentre camminiamo tra i corridoi di questo luogo. Per pranzo mangiamo un piatto di noodles fantastici e mentre stiamo pranzando inizia a diluviare. Aspettiamo qualche ora che il tempo migliori e poi prendiamo la metro verso uno dei punti più iconici della città, l'incredibile futuristico Gardens by the Bay. La metro ci lascia proprio all'ingresso sud dei giardini, che con i loro 101 ettari accolgono oltre 1 milione di piante provenienti da tutto il mondo. Ci sono diverse serre che si possono visitare a pagamento, oppure è possibile camminare liberamente tra i tanti percorsi e ammirare i super trees, strutture alte tra i 25 e i 50 metri con pannelli solari in cima e ricoperti da giardini verticali immensi. Sono sicuramente il simbolo di questo luogo. Noi abbiamo scelto di acquistare il biglietto per l'OCBC Skyway al costo di $10, una passerella sospesa a 22 metri di altezza che ti permette di avere una visuale incredibile su tutti i gardens e la marina. La passerella non è molto lunga, solo 130 metri, ma la vista da qui è bellissima, ne vale davvero la pena. E poi dall'alto si capisce almeno in parte quanto verde c'è in questa città. Tornati a terra, aspettiamo le 19:45 per l'inizio dello spettacolo di luci e suoni che tutte le sere va in scena qui ai Super Trees. Tonight we present a journey through Asia. So pick a spot, grab your cameras and enjoy the show. Oggi le musiche scelte per lo show sono un omaggio alle tante culture asiatiche che convivono qui a Singapore. È emozionante. Facciamo un'ultima passeggiata alla luce delle luminarie di Capodanno disseminate per i giardini e torniamo in stanza per riposarci per domani. Dopo la colazione passiamo accanto all'incredibile hotel Park Royal Collection con i suoi giardini pensili. È una struttura pazzesca, mai visto niente di simile. E ci dirigiamo ai giardini botanici di Singapore, inseriti nel 2015 tra i patrimoni mondiali UNESCO.
È un luogo immenso, tanto che secondo noi non basterebbe un giorno per girarlo tutto. Ci sono diverse aree tematiche, laghetti e foreste tropicali. Si possono fare anche incontri interessanti, come questa gigantesca amica, scoiattoli oppure tanti galli e galline con i loro pulcini. Camminiamo dietro la cascata del Ginger Garden e arriviamo alla Learning Forest, in cui si cammina su passerelle rialzate in mezzo a grandi alberi. È una delle parti che ci è piaciuta di più. Questo giardino botanico è incredibile, oltre a essere immenso è anche patrimonio dell'umanità per l'UNESCO e c'è una varietà di piante e animali fantastica ed è tutto gratuito, è pazzesco. Ultima tappa, prima di riprendere la nostra cara metro, Swan Lake, il lago più grande all'interno dei giardini. Ci spostiamo ora nel quartiere di Marina Bay, la parte più futuristica di Singapore, in cui si trova il Marina Bay Sands, resort 5 stelle che con le sue 3 torri ha ridefinito lo skyline della città. Al suo interno ci sono un hotel, un casinò e un centro commerciale su più livelli, davvero gigantesco. All'ultimo piano si trova anche la famosissima piscina a sfioro, che però è solo per gli ospiti dell'hotel, non esattamente conveniente. Collegato al centro commerciale si trova l'Art Science Museum, reso super riconoscibile dalla sua forma unica e particolare che ricorda un fiore di loto. Al museo è possibile visitare diverse mostre, alcune permanenti e altre temporanee. Noi abbiamo scelto Future World. Ci sono diverse installazioni interattive che uniscono la natura e la scienza, in un modo unico. La prima stanza, ad esempio, chiamata City in a Garden, prende ispirazione da Singapore. È davvero immersiva e sembra quasi magia poter interagire con le immagini che scorrono sul muro, con i colori, l'acqua e le farfalle. Una parete è stata trasformata in un acquario virtuale in cui nuotano le creature marine disegnate dai visitatori. Anche noi abbiamo voluto disegnare il nostro pesciolino e dopo una veloce scansione eccolo apparire sul muro insieme a tutti gli altri. Agli occhi di un bambino tutto questo deve essere davvero magico. L'ultima stanza si chiama Crystal Universe ed è pazzesca. Ci sono centinaia e centinaia di cristalli e specchi che riflettono la luce, in continuo cambiamento. Cambiano i colori, i movimenti e le musiche di sottofondo. È fantastico. È come entrare in una strana dimensione parallela. Tornati nella nostra zona, andiamo in Circular Road e scegliamo Dumpling Darlings per la nostra ultima cena a Singapore. È un ristorante piccolo e intimo, dove mangiamo i ravioli più buoni che abbiamo mai provato in vita nostra. Ce li sogniamo ancora. Facciamo una passeggiata fino a Clarke Quay per vedere le luci della notte a Singapore un'ultima volta. Questa mattina prepariamo gli zaini e andiamo in aeroporto. Ci aspetta un volo di 4 ore verso una nuova nazione, la destinazione principale del nostro viaggio in Asia. Siamo arrivati in aeroporto qui a Singapore per prendere il nostro prossimo volo. Tra l'altro questo aeroporto è stato definito il più bello del mondo, quindi adesso facciamo un giro a The Jewel, che è la parte più spettacolare. L'aeroporto Changi di Singapore non è un semplice luogo di passaggio, ma è da inserire sicuramente tra le cose da vedere in città. La parte chiamata The Jewel, con la sua cascata e i suoi giardini, non è esattamente una cosa che si vede tutti i giorni. Sembra impossibile che tutto questo sia costruito in un aeroporto. Ci sono diverse installazioni per i 100 anni della Disney. I fiori intorno alla vasca centrale hanno i colori del Capodanno lunare e abbiamo avuto la fortuna anche di incontrare alcuni ragazzi che facevano la danza del leone, accompagnati dai tamburi, proprio per festeggiare il nuovo anno che inizierà domani. Pranziamo in una zona molto carina e tranquilla, con un sacco di piccoli ristoranti che ricordano un po' un mercato di street food, e dopo poco prendiamo il nostro volo. Salutiamo Singapore dall'alto e promettiamo di tornarci, perché 3 giorni non ci sono bastati per vedere tutto quello che avremmo voluto. Ci ha sorpreso e affascinato, non ci aspettavamo di innamorarci in così poco tempo di quest'isola. Ora però ci attendono 2 settimane in Vietnam e non vediamo l'ora di arrivare a destinazione.
Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo veramente che vi sia piaciuto. Noi abbiamo amato Singapore, infatti ci dispiace quasi lasciarla dopo soli 3 giorni, ma ora ci aspettano ben 14 giorni in Vietnam e non vediamo l'ora di partire. Voi siete mai stati in Asia? Se sì, fateci sapere qui sotto nei commenti dove, oppure fateci sapere quale luogo vi piacerebbe visitare. Come al solito, se vi va di supportarci, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale, e adesso vi lasciamo qualche anticipazione di quello che vedrete nei prossimi video sul Vietnam. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!